questa è una libreria. Beh, prima cosa vi faccio vedere l'ostello dove sto dormendo, pago 20 euro a notte, è proprio qui sul fiume e mi piace un sacco perché questo è il posto per le colazioni, proprio, guardate che carino. E poi casualmente di fronte c'è un bar italiano, Mona Lisa si chiama. Amici, ma soprattutto amiche del tubo oggi, perché se avete un fidanzato o un marito, fategli cacciare fuori la carta di credito, ditegli: amore, se non mi porti qui, ci siamo capiti, benvenuti a Český Krumlov. Ovviamente buongiorno e buongiornissimo. Vedete il castello si trova lì in alto e praticamente domina il villaggio dall'alto. Guardatelo qui, è veramente enorme perché pensate che è il secondo della Repubblica Ceca come grandezza, solo che Český Krumlov ha 10.000 abitanti, il più grande è quello di Praga. Český Krumlov sembra proprio un paesaggio disegnato da Walt Disney, e siamo qui nel sud della Repubblica Ceca e se voi guardate proprio, adesso vi faccio vedere la conformazione del territorio, in questo fiume che proprio ci passa in mezzo facendo delle curve e controcurve, è proprio un paesaggio da favola. Allora, il nostro tour a piedi di questa città comincia qui dalla piazza centrale, una piazza bellissima con le sue case colorate, e dalla Fontana della Peste, un monumento di arte barocca costruito nel 1700. E diciamo, come consiglio principale posso dirvi che questa città si può visitare in 2 giorni, facendo un giorno il castello, perché è veramente grande, è il secondo della Repubblica Ceca, e poi nell'altro giorno si fa un giro per la città a piedi. Dove vai? Subito dopo la piazza, scendendo verso il fiume, trovate la chiesa di San Vito. Risale al 1400 e con le sue alte volte e il suo campanile gotico è visibile da tutta la città. Beh, le vie del villaggio ovviamente sono molto strette, quindi è anche un po' difficile fare delle foto panoramiche all'interno, però come vedete percorrendo il fiume si possono fare delle foto bellissime, e tra l'altro qui c'è anche un bel parco dove potete fare una passeggiata lungo il fiume. Se siete appassionati di fotografia, questo è un museo che fa per voi in questa casa in stile Art Nouveau. Ma torniamo verso il centro, vi faccio vedere tutto il resto. Qui siamo sul ponte vicino al mio ostello, come vedete ci sono un sacco di ristorantini. La città pullula di ristoranti, posti dove fare colazione, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. E adesso vi faccio vedere un punto molto molto fotografico. Giriamo quest'angolo super carino e c'è questo vecchio mulino che adesso è un bar. Alle 10 del mattino già si sente odore di griglia qua. Allora, noi attraversiamo la città e passiamo dall'altra parte, quella del castello, dal ponte storico. Saranno anche buoni, ma state lontano dai gelati e le crepe che ve le sparano a 6 o 7, 8 euro l'uno. Ecco, siamo sulla via principale per il castello. Quella era una chiesa, è sconsacrata, adesso il museo però è chiuso, quindi noi andiamo avanti. Andiamo avanti tra 1000 colori, 1000 dipinti di questo borgo stupendo. Questo è l'ingresso del castello, ma noi continuiamo. Ci sono anche ovviamente un sacco di musei che potete vedere in questa città, c'è quello delle torture, c'è quello storico, c'è quello delle marionette. Ovviamente in una giornata non si può fare tutto, quindi sto concentrando, diciamo, le cose che preferisco. E qui c'è anche una caffetteria italiana. Ragazzi, il sole picchia di bestia oggi e infatti mi sono messo la mia canotta. Fatto un piccolo cambio. Oggi fa veramente caldo, ragazzi. Un break sulla mini spiaggia del paese e una Coca-Cola. Mi rinfresco un attimo. Mi è venuta fame, quindi cambio di programma. Si sale perché ci sono belle salite anche qui, quindi se venite d'inverno procuratevi le scarpe giuste, perché qui con la neve. Mi è appena venuto un colpo al cuore, ho ritrovato il ristorante dove avevo mangiato 18 anni fa, qui con un mio compagno di scuola, che saluto. Ciao Carlo! Che profumo
emozionatissimo, cioè questo posto l'ho conosciuto 18 anni fa. Cazzo, questo è un posto veramente fantastico, c'è un odore di carne alla griglia che ti fa venire un'acquolina e sono contentissimo di essere qua. Una bella vita scura, dopo vi darò il nome, mi raccomando, qua bisogna prenotare. Adesso sono venuto qua perché è un po' presto, mezzogiorno, però alla 1 ho il tutto pieno, si capisce il perché. Cazzo, mi sento come Terence Hill quando arriva dal deserto e si mangia un gatto così. Beh, abbiamo mangiato, il locale si sta riempendo e ce ne andiamo. Dai, usciamo, magari ci vediamo fra 18 anni. Asciughiamo un po' le lacrime della commozione e il video finisce qui perché non sto più in piedi, sono pieno come un uovo. No dai, a parte gli scherzi, lentamente andiamo avanti. Sprite hard. Comunque, guardate questo che bello, di locali veramente ce ne sono una marea e principalmente dipende dai vostri gusti. Per esempio questo piccolo museo sembra interessante. Entriamo. È molto interessante tutta questa oggettistica di un secolo fa, che a me piacciono queste cose, diciamo, più delle classiche chiese che ho visto, stravisto, perché fotografa un po' la vita vera. Il tipo di questo negozio che è un museo, anche lui vestito di tutto punto, mi sembra un po' Brillo anche lui. Siamo in full lunch time e torniamo dall'altra parte della città e continuiamo il nostro tour. Lo ammetto, sono annebbiato. Allora ragazzi, siamo entrati nel monastero, quindi almeno si sta al fresco, sono le 2 del pomeriggio e poi è molto bello. Allora andiamo avanti ragazzi, prendiamo questa via e ci dirigiamo verso le birrerie. Questa è un po' la via degli artigiani. Come vedete ci sono tutte queste botteghe che fanno artigianato locale, bancarelle. Allora questa è la zona delle birrerie ragazzi, Krumlov, Eggenberg, però è un po' tutto un cantiere, stanno ristrutturando, quindi è chiuso, però una birrazza ce la facciamo lo stesso. È arrivata, ci ho messo un po'. Cioè, siccome ovviamente si fa anche molto rafting, per cui il fiume gira poi qui intorno. Beh ragazzi, diciamo questo video volge al termine. Sto tornando diciamo in centro lungo il fiume. L'ultimo consiglio che vi do, oltre a iscrivervi al canale, è godervi il tramonto in paese, che veramente vengono fuori delle foto bellissime. Quindi grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima, ciao!